Buon pomeriggio. Oggi è domenica, quindi buona domenica. Ieri sono stata praticamente tutto il pomeriggio fuori casa, inclusa la cena, inclusa la sera, perché sono rimasta fuori a cena. E ho mangiato una pizza margherita con la salsa di pomodoro, ma datterino, il datterino giallo. È stato divertente, una margherita gialla. Buona, buona, perché il datterino giallo è molto dolce, quindi una proposta interessante. Poi nel pomeriggio sono andata alla Galleria Nazionale con una mia amica e siamo state tutto il pomeriggio lì praticamente e ci siamo prese anche una bevanda calda al caffè del museo e siamo state lì. Boh! Vediamo che succede. In base al movimento cambia la forma. E non c'era gente, c'era pochissima gente perché oggi è il primo giorno del mese, quindi oggi ci sono le entrate gratuite ai musei. E quindi penso che ieri non ci fosse tanta gente proprio perché la maggior parte delle persone probabilmente ha programmato le visite ai musei per oggi, che non si paga. Invece ieri abbiamo pagato il biglietto intero. Però vabbè, meglio così perché è stato bello avere tutto il museo per sé praticamente. Prova, si sente? Sì. Buon pomeriggio. Allora, anche oggi mi vedete in centro, questa volta in una zona diversa del centro rispetto all'altra volta. E sono nel quartiere Prati. E devo dire che ultimamente le mie commissioni mi portano sempre vicino a luoghi in cui ci sono decorazioni natalizie importanti. E quindi questo è un bene per noi, perché adesso stiamo andando a vedere l'albero di Natale a Piazza San Pietro. Quindi andiamo a vedere un po' di che si tratta. Non è lontano da dove sono io, perciò ne approfittiamo. Stiamo qua. Allora adesso stiamo per passare sotto il passetto, che è il passaggio segreto, quello che era una volta il passaggio segreto, perché ormai non è più segreto, lo conoscono in tanti, che collegava Castel Sant'Angelo a San Pietro e in pratica lo usava il Papa per scappare quando Castel Sant'Angelo veniva assediato. E a volte viene aperto per le visite. Dovrei ricontrollare quando è che è aperto prossimamente, perché sarebbe figo andarci. Non ho mai camminato sul passetto. In teoria ci sono delle decorazioni accese, ma non si vedono perché è ancora abbastanza luminoso. Allora, stiamo camminando a Borgo Pio e ad un primo colpo d'occhio veloce, superficiale, potrebbe sembrare una strada molto carina perché ci sono tante luminarie, tanti ristoranti, così. Poi però, se guardi più attentamente ti rendi conto che sono tutti posti turistici. Cioè c'è una distesa di tavoli
su quella che dovrebbe essere una strada pedonale ed è un po' triste, è un po' triste. Quindi cambiamo strada. So che in molti non saranno d'accordo, le mie opinioni sul turismo di massa sono abbastanza dure, però che ci posso fare? Vivo in una città turistica, non sono contro il turismo ovviamente, chi travisa le mie parole è perché vuole travisarle, io non sono contro il turismo, però si può fare un turismo sostenibile senza trasformare il centro storico di una città in un parco giochi a cielo aperto o in un posto dove si mangia e si beve e basta. Non c'è più comunità, capito? Perché le persone del posto se ne vanno e chi ha case nel centro storico le affitta ai turisti perché ha la possibilità di vivere in un altro posto e questa situazione è autoinflitta, infatti ce l'ho con tutti, ce l'ho veramente con tutti, nessuno viene risparmiato. Vabbè, è un argomento molto ampio, stratificato, ci sono tante cose da dire. Questa passeggiata voleva essere una passeggiata serena per andare a vedere l'albero di Natale. Quindi io direi di riservare questo argomento scottante per un altro video. Va bene? Siamo quasi arrivati comunque, eh? Si vede già il colonnato di San Pietro. Non c'è ancora l'albero di Natale. Ma com'è possibile? Oggi è il 10 dicembre. Sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Non c'è neanche ancora il presepe. È tutto in allestimento. Va bene. Ci torneremo. Io devo tenere d'occhio l'orologio perché tra mezz'ora ho un appuntamento. E poi io mi perdo in chiacchiere e poi faccio tardi. Mandiamo un vocale a mamma e comunichiamole che ancora l'albero non c'è. Probabilmente lei ci saprà dire perché, che lei di solito sa tutte queste cose. Vabbè, un albero l'abbiamo trovato, dai, un alberello qui sul piazzale che è diventato pedonale, che congiunge San Pietro a Castel Sant'Angelo. Sì, questi alberelli quest'anno sono un po', come dire, sommessi, mi viene da dire sommessi, perché adesso mi è rimasta in mente questa parola che ha usato mia mamma, ci ha risposto al vocale, ha detto sì, quest'anno è tutto in ritardo e sommesso, vediamo se si sente. Allora sì, mi sembra che quest'anno sia tutto in ritardo e in toni sommessi, in genere l'8 tutto è pronto. Esatto, quindi è tutto in ritardo e in toni sommessi. Sommesso è un bel aggettivo da sapere, sommesso è il contrario di eccessivo.
c'è l'albero di Natale al Campidoglio. Questo è più carino di tutti quelli che abbiamo visto fino ad ora in giro per la città. Adesso che sono nei Musei Capitolini posso farvi vedere la statua parlante che non sono riuscita a farvi vedere nel video sulle statue parlanti perché è dentro il museo. Marforio. Sono andata con mia sorella a vedere la mostra di Cartier ai Musei Capitolini e ci è piaciuta veramente, veramente tanto. È molto bella, l'allestimento è molto suggestivo perché praticamente il percorso è nel Palazzo Nuovo dei Musei Capitolini, quindi avendo Marco Aurelio davanti a sé, dando le spalle alla scalinata, è il palazzo sulla sinistra, dove appunto c'è Marforio. La mostra si snoda appunto in questo palazzo al primo piano, se non sbaglio era il primo piano, sì, perché si salgono 2 rampe di scale per arrivare sì al primo piano. È molto suggestivo perché praticamente ci sono tutte le statue, tutte le sculture antiche dell'antica Roma, dell'antica Grecia, che appunto sono sempre in mostra nel Palazzo Nuovo, fanno parte della collezione permanente di quell'ala dei Musei Capitolini e sono state messe, come dicono gli esperti, in dialogo con i gioielli di Cartier, che all'inizio presero ispirazione dall'antichità, no? Dall'arte greco-romana. Ci sono anche delle scenografie luminose di Dante Ferretti, che è uno scenografo famosissimo, ha fatto le scenografie dei film di Zeffirelli, per esempio. E quindi è stato molto bello, è stata una mostra davvero, davvero bella e non mi capitava da tanto di andare ad una mostra così coinvolgente, quindi sono stata contenta di andare. Dura fino all'anno prossimo, dura fino ad aprile, se non sbaglio. Quindi se siete a Roma fateci un salto perché ve la consiglio. E poi finalmente abbiamo trovato un albero di Natale, un albero di Natale al Campidoglio del sindaco, quello è l'albero del sindaco, perché sapete che il Campidoglio è la sede del sindaco di Roma, è la sede del comune di Roma e lì c'è l'ufficio del sindaco. Buon pomeriggio, come avete visto l'albero e il presepe ci sono a piazza San Pietro, solo che è ancora giorno quindi non si vedono le luminarie, le luci. Oggi mi sento un po' così, non sono di buonissimo umore, è un po' come il tempo oggi, non si sa se vuole essere soleggiato o nuvoloso, mi sento un po' così oggi. Comunque niente, volevo concludere questo vlog e ringraziarvi per averlo guardato e vi do appuntamento al prossimo vlog, che credo sarà l'ultimo vlog di quest'anno, in cui andiamo in giro per decorazioni natalizie a Roma, per bene però.
quindi quando è buio e quando si vedono le luci. Quindi grazie mille ancora e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!